Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un inchiostro che mi piace particolarmente, Visconti Blu. Sì, lo so, ve ne avevo già parlato perché vi avevo già fatto un video di questo inchiostro insieme, scusatemi, insieme ad un altro. Però col passare del tempo e col passare dei calamai, diciamo, è un inchiostro che continua a far parte di quelli che utilizzo frequentemente. Trovo che sia un blu molto e aggiungo molto vicino alla mia idea di blu, soprattutto nella sua prima fase. Poi una volta che che si asciuga, si allontana un pochettino, ecco perché non è proprio il blu perfetto secondo i miei gusti, ma con alcuni pennini e preservandolo insomma dalla luce e su alcune carte, devo dire che mi piace parecchio. Innanzitutto cominciamo dal calamaio, un calamaio particolare, un calamaio che assomiglia davvero a quei vecchi calamai, anche se è un calamaio in plastica, ma esiste anche quello in vetro, rotondo, diverse edizioni. Tra l'altro avete visto che belle le nuove portacartucce sempre di Visconti con gli inchiostri, gli ultimi che sono arrivati sul mercato, davvero interessanti. Tornando al calamaio, un calamaio da 60 ml se non ricordo male, molto particolare, ma attenzione, proprio fatto per Marco Chiari, perché sta davvero in bilico, perché la base d'appoggio, come potete vedere, non è così ampia e si sviluppa in larghezza man mano che sale. Quindi mi viene da dire ai ai ai, come facciamo a caricare le penne? Il guaio è proprio in agguato. Invece devo dire la verità che si riesce. Vedete i tensioattivi che creano queste bolle, tanto più dura la bolla, tanto più abbiamo presenza di tensioattivi. Il calamaio, come vi dicevo prima, non ha un'imboccatura particolarmente generosa, infatti anche per andare a caricare la Pinnader, che è l'oggetto della prova di oggi, bisogna fare un po' di acrobazie perché ci passa, come vedete, un po' in maniera risicata. È anche vero che si riesce a pescare abbastanza quasi tutto l'inchiostro, ma non proprio tutto, perché anche inclinandolo purtroppo il collo di bottiglia, è il caso di dirlo, resta proprio qui. Però è anche vero che la confezione di questo inchiostro ci regala un calamaio al quale questo si incastra e non c'è proprio tema di rovesciarlo, quindi quando andiamo a fare le operazioni di carico dell'inchiostro lo facciamo inserito nel calamaio o nella base o nel cappuccio, a seconda delle versioni che avete. L'inchiostro, come si può osservare, è un blu deciso, un blu più chiaro però da come si presenta all'interno di questo calamaio. Quindi osservato così occhiometricamente, vediamo se riesco anche a farvi vedere, ha la sua componente magenta come la maggior parte degli inchiostri blu, un po' di, ma non direi neanche viscosità, ma comunque un po' di oleosità c'è, lo si vede da come scende dal collo, queste gocce vengono giù un po' lentamente, invece inchiostri che hanno meno oleosità o viscosità scendono più velocemente. I riflessi, ammetto che fatico un po' a vederli, faccio prima a osservarli da qua, vanno dall'azzurro al violetto, quindi un'ampia gamma osservata così visivamente, e completiamo con la prova olfattiva, insomma profuma o odora come la maggior parte degli inchiostri, cioè non in maniera eccessiva, ma neanche che abbia un profumo particolarmente invitante, un profumo o odore, come vogliamo dirlo, che io non sento effettivamente nel momento in cui vado a scrivere, quindi evidentemente è il risultato di tanti altri componenti aggiunti per non so, mantenere le muffe, per mantenere coeso l'inchiostro, per mantenere i pigmenti nella loro naturale vividezza. Lo andiamo a mettere alla prova come sempre all'inizio su una carta Rhodia e poi andremo a vedere gli altri riscontri che ho sviluppato. Lo provo su una penna che è la Pinnader, la grande bellezza, e andiamo subito a vedere. Ah sì, scusate, prima di andare a parlarne, un calamaio che in termini di prezzo
Insomma, sì, non è l'inchiostro costoso, ma non è neanche l'inchiostro da primo prezzo. Allora è un inchiostro che non è poi così, diciamo, popolare, soprattutto per chi si avvicina per le prime volte alla scrittura stilografica. Forse un prezzo un pochettino più, così, un po' più, come posso dire, un prezzo minore, appena appena minore, forse favorirebbe anche la conoscenza di questo inchiostro, che io trovo un buon inchiostro per due motivi, e lo vedremo subito. Uno, perché mantiene il tratto abbastanza definito, quindi se amate i pennini, per esempio quelli fini, o comunque vi piace avere un tratto contenuto anche su penne che hanno, non so, un pennino B, un pennino M un po' abbondante, questo inchiostro mette la pace fra i due contendenti. Dall'altra parte, ve l'ho detto, la tonalità del blu. È bello o no? Un bel blu deciso e sa solo di blu, cioè non ci sono altri componenti, non vedo altre sfumature che lo allontanino un pochettino dal blu, tutt'al più, ma proprio ad andare a cercare il pelo nell'uovo, se questo è lo spettro del blu, appena appena nella parte più profonda può emergere, ma dico appena qualche contaminazione appena violacea, ma non di più, ma non percepibile. Insomma, trovo che sia un buon inchiostro. Questa è la Pineider. Il suo è un pennino. Sto calcando un pochettino per vedere cosa viene fuori. Infatti un'altra caratteristica di questo inchiostro è proprio la capacità di acquisire, come altri inchiostri ben inteso, una profondità maggiore nel momento in cui abbiamo un tratto che si allarga. Allora, ve l'ho detto, è un inchiostro che io apprezzo parecchio, proprio perché andando ad utilizzarlo con dei pennini flessibili o comunque con gli italici anche, lo vedremo dopo alla prova di un pennino ben più largo, offre delle sfumature, un'espressione, un'espressività in più allo scritto. E poi soprattutto mi piace la coerenza del blu, la tinta del blu, basta, ve l'ho detto e l'avete capito. Andiamo a vederlo su altre carte. Cominciamo intanto ad analizzare un po'. Come vi dicevo, non trovo altre contaminazioni, quindi questo mi piace, un blu, possiamo chiamarlo in purezza. Andiamo a vedere se passa il foglio. No, però con un pennino flessibile che ci dà dentro un pochettino, vedete che in alcuni punti è presente un piccolo trafilaggio dell'inchiostro. Sì, quindi attenzione, andremo a vedere su altre carte se combina lo stesso fenomeno. Però bella la fittezza, bella la pienezza, bella la variazione non appena, vedete, ci si dà un pochettino più dentro. Poi per carità, piace o non piace, ognuno ha i propri gusti. Indubitabilmente però come viene steso sulla carta, lo vedete in questi segni, insomma ci fa capire che è bello il pigmento di base, insomma di base, o comunque c'è una buona formulazione alle spalle. Lo andiamo a vedere sull'altra carta. Come al solito è una carta pigna style, diversa da Rhodia, una carta che ha tutt'altre caratteristiche, però ho usato la stessa penna. Come vedete, trascorso un po' di tempo su questa carta che è la pigna, l'inchiostro appare un pochettino leggermente più scuro, ma dobbiamo ammettere che la carta anche che di suo è più scura, la rigatura anche ci mette del suo. Quello che è la costante è questo fatto che con una penna un po' flessibile, col pennino un po' flessibile, vedete che la variazione di intensità
dovuta a maggior inchiostro, è presente in egual misura, quindi se lo apprezzate da una parte lo apprezzerete anche qui. Su una carta però un pochettino più porosa e quindi meno rifinita, attenzione perché, come potete vedere, un pennino flessibile come questo, extra fine, può cominciare, dico cominciare, almeno io lo vedo qua sulla L di blu, a dare qualche problemino di spiumaggio, ma dico appena appena un accenno e poi è morta lì, perché poi non lo trovo da altre parti. Andiamo a vedere la stessa penna, lo stesso inchiostro, mettendolo giù adesso, vedete che è un po' più vivo, un po' più vivace perché è ancora liquido, ma il tempo di finire questa recensione sarà dello stesso colore, quindi un inchiostro anche stabile, se vogliamo, elegante, sì, secondo me sì, è un blu che è un blu. Però è un inchiostro che sui pennini, quelli un po' più larghi, come ad esempio questo Lamy 1.1 sul quale l'ho caricato, tende un po' a sbiadire, cioè a desaturare. Allora ecco, non aspettatevi che sia l'inchiostro, quello viscoso, che mantiene su tutta la superficie del pennino, anche su quello largo, la stessa concentrazione. Qua un pochettino evidentemente non la copre del tutto, quindi tende a desaturare appena. Resta la sua tinta, ma come vedete rispetto a questo che è un extra fine, a questo sembrano quasi due inchiostri diversi, molto più leggero, molto più chiaro qua, invece più scuro in questa maniera. Vado a metterlo a confronto con quello che ho fatto su Rhodia appena adesso e come vedete ancora una volta sembra più scuro questo col pennino fine rispetto a questo che ha il pennino invece più largo. Andiamo a vedere su altre carte come si comporta. Cominciamo con la carta Fabriano e Coqua. In questo caso sapete che è una carta avoriata, quindi certamente un pochettino di variazione può essere portata nel riscontro visivo dalla carta, non tanto dalla sua finitura quanto proprio dall'occhio che percepisce il colore. Infatti, come vedete, sembra più vibrante questo sulla Fabriano e Coqua che questo che ho fatto, non so se sia, no, Visconti Blu, questo è un pennino medio rispetto a questo, sembra. Da una parte qui abbiamo anche una fittezza maggiore perché il pennino è un tratto M. Andiamo a vedere con questo, Visconti Blu, però vedete che anche qui, nonostante sia un pennino extra fine, appare ben più scuro, diciamo, anche quando ovviamente adesso è appena stato messo giù, però vedete che appare un pochettino più scuro di quello che possa apparire qui, dove si nota peraltro e maggiormente, con maggior chiarezza, la tonalità del blu. E poi andiamo a vederlo invece sulla Clairefontaine. La Clairefontaine, in questo caso è una carta bianca ma rigata con una rigatura un po' viola. Qui è lo stesso pennino e come si può vedere mantiene le stesse caratteristiche. Vediamo se, ecco, in questo caso si vede che è proprio lo stesso inchiostro. Non ho riscontrato problemi di passaggio su una carta come questa e neanche su una carta come questa che è la Fabriano, tanto è vero che vedete c'è scritto proprio dietro senza alcun problema di passaggio dell'inchiostro. Giusto per metterlo a confronto di altri inchiostri che possa essere per voi indicativo anche della tonalità, possiamo metterlo abbastanza vicino all'Asagao del Hiroshizuku, Pilot Hiroshizuku, perché anche l'Asagao secondo me, a parte che è una tinta che mi piace moltissimo e insomma credo piaccia a molti, è un blu abbastanza deciso, ben definito, non ha componenti che distolgano più o meno dalla gamma primaria, per quanto appaia un pochettino più scuro e più asciutto come componenti extracromatici il Visconti, ed è uno dei motivi che, torno a ripetere, me lo fa gradire molto. Mi sembra che sia abbastanza vicino al
Private Reserve Super Show DC Super Show Blue, un altro inchiostro di quelli che apprezzo molto, perché ancora una volta trovo che sia un blu, in questo caso appena ci vedo una lieve contaminazione di rosso che me lo fa portare appena un po' fuori, ma ammetto che è un inchiostro molto vicino e con una formulazione per fortuna molto diversa, quindi dove un pennino si trova bene col Visconti, magari non si trova altrettanto bene con il Private Reserve e viceversa. Ecco perché talvolta inchiostri che sembrano molto simili, e lo sono per davvero dal punto di vista cromatico, aiutano e riescono a compensare e bilanciare l'equazione stilografica con pennini diversi o carte diverse. A voi tutti amici, grazie e vi aspetto ai prossimi video.